Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere che tipo di legame karmico avete con la persona che avete in testa. Quindi andiamo a vedere se c'è qualche cosa, diciamo, da risolvere tra di voi o se è di una conoscenza che può farvi crescere in luce. Abbiamo due mazzi, la prima scelta è il mazzo verde e la seconda scelta è il mazzo nero. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo verde. Andiamo a vedere qual è il nodo karmico che avete con questa persona, il legame, il punto di incontro, mettiamola così. Vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura oppure nella sezione, credo che sia nelle playlist dell'oroscopo mensile che nelle playlist delle letture atemporali, ci sono proprio delle letture karmiche, divise segno per segno. Se volete contattarmi per una consulenza personalizzata mi potete scrivere un'email, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere, partiamo da un asso di spade, un 5 di pentacoli, abbiamo la carta della sacerdotessa, un 5 di spade, un 10 di bastoni, e la carta del giudizio. Sento come se fosse una situazione working in progress ancora, come se non fosse terminata o conclusa. Partiamo da questo asso di spade che di solito fa riferimento a una verità che viene alla luce, può essere una comunicazione, può essere una presa di consapevolezza. Andiamo a vederla. 9 di bastoni, e carro. Credo che qualcuno stia difendendo la propria strada, le proprie scelte, le proprie decisioni, è come se fosse venuto a galla qualche cosa inerente, una direzione particolare che potrebbe essere la direzione della vostra relazione, non importa che sia romantica o no, ok? Oppure può far riferimento a uno spostamento, a un viaggio considerato il carro. Datemi un'altra carta per il carro. Due di spade, è come se ci fosse un bivio, ripeto, una scelta. Può essere che vi sia stato comunicato, siate stati voi a comunicare una determinata scelta. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 8 di pentacoli. E 2 di pentacoli, tutti pentacoli tra l'altro. Credo che questa decisione, questa notizia che o è già venuta a galla per qualcuno o arriverà,
Potrebbe essere legata a questioni lavorative, considerato quell'otto di pentacoli, piuttosto che di vita quotidiana, ehm, piuttosto che di incostanza. Cioè io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe anche avervi detto, o magari appunto potreste essere voi, che dobbiate in qualche modo prendere le distanze da una situazione, da un posto o da anche una relazione, potrebbe essere, dalla relazione in essere. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Re di spade e mago. Mm. Dunque, qui abbiamo un asso di spade e qui abbiamo mago e re di spade. Siccome abbiamo anche un 5 di spade qui e il 5 di pentacoli è una carta che ci parla di codipendenze, io credo che qua, ragazzi, il compito di tutta di questa relazione, di questa situazione, sia per voi di non farvi incantare dalle parole. Cioè, qualsiasi sia la comunicazione che arriva, con la sacerdotessa avete la possibilità di guardare oltre quello che vi viene detto e soprattutto oltre la situazione attuale. Qui potrebbe esserci stata qualche rigidità, o potrebbe essere ancora attiva, qualche rigidità, qualche spinta, se vogliamo, un po' troppo stretta da parte di uno dei due verso la relazione. Cioè è come se, penso che sia l'altro, comunque, l'altra persona, come vi posso dire, a essere quadrata, a prendere posizione. Credo che sia una di quelle persone che o è bianco o è nero, le vie di mezzo non ci sono. Devo dire che con questo 5 di spade sento parecchia confusione da parte vostra. Può essere che la persona vi abbia detto qualche cosa che effettivamente non vi aspettavate, che vi abbia fatto patire. Può anche essere che qualcuno vi abbia comunicato che se ne deve andare per lavoro, che vi deve eh, temporaneamente salutare. Andiamo a vedere il 5 di spade. C'è qualche cosa che ha a che vedere con la mente, con quello che la persona dice e con quello che voi pensate. Il 5 di spade è la carta delle lotte egoiche, cioè sono quei conflitti interni o esterni, quindi dentro di voi o con altre persone, che in realtà non portano da nessuna parte. Abbiamo la temperanza, ci sono quei conflitti dove ci si perde a dire tu hai torto, io ho ragione, però poi in realtà non si trova una soluzione al problema. È più un parlare, un attaccarsi l'uno con l'altro, accanirsi. Allora abbiamo temperanza, 4 di coppe e 6 di coppe. Ragazzi, qui il compito di questa relazione, di questo incontro è di rendervi, come vi posso dire, chiaro il tipo di energie che dovete riequilibrare dentro di voi. Diciamo che la persona che avete davanti vi serve da specchio per cercare di vedere lontano e non farvi accecare dai pensieri circolari. Qui c'è anche un 6 di coppe. Io ho la sensazione che qualcuno potrebbe avere un ideale di sogno con questa persona, è come se ci fosse, magari ne avete anche parlato, però cose un po' mentali del tipo potremmo fare questo insieme, piuttosto che pensa come sarebbe bello quando saremo insieme, quando vivremo insieme, quando faremo quel viaggio. Sono come degli input su un futuro non certo che in qualche modo vi fanno rimanere intrappolati in questi pensieri.
È come se doveste rendervi conto delle cose come stanno, della concretezza, senza dare troppo peso a tutta la parte mentale, a quelli che sono le promesse, quelli che sono i progetti, a quelli che sono i voli che fa la testa quando ha voglia di qualche cosa di bello, no? Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo un re di pentacoli. Sì, che di qua le ho messe. Va bene, mettiamole così. Ok. Re di pentacoli e 4 di pentacoli. Qui ragazzi, il consiglio delle carte è di praticare il non attaccamento a quest'ideologia, a questa verità che è stata detta, perché in questo momento non avete ancora la capacità di intuire qual è la verità, in quanto siete un po' intrappolati in tutta questa mente. C'è anche questo 5 di spade, come vi dicevo, è come se l'altra persona fosse arrivata per confondervi le acque, per mettervi un po' alla prova, no? Per farvi capire quanto effettivamente riuscite a dividere la parte del raziocinio, cioè quello che sa la vostra mente, le informazioni in vostro possesso, e quello che invece sente l'intuito. È come quando dentro di noi ci sono delle bandiere rosse che non ci tornano, ma siccome l'altra parte è brava a parlare, è come se azzittisse queste bandiere rosse. Però questo non vuol dire che noi non le sentiamo più. Anzi, qui avete la carta della temperanza, che è proprio quella carta che indica il bisogno di rimettere in equilibrio certi lati della vostra vita. C'è da lasciarsi indietro con questo 10 di bastoni, certi attaccamenti, certe regole, se vogliamo. E mi viene anche da dire che ad un certo punto prenderete voi posizione. Però andiamo a vedere ancora la carta del giudizio. Regina di spade e papa, wow. La regina di spade e papa. Allora, in questo caso, ragazzi, sento che potreste aver bisogno di una guida. Questo papa può fare riferimento ad una guida, a un mediatore, soprattutto se è una relazione un po', insomma, come vi posso dire, difficile da un po' di tempo. Questo papa potrebbe rappresentare una persona che vi fa vedere a entrambe le parti quello che si potrebbe migliorare, quello che sono, diciamo, gli incantesimi della mente, potrebbe guidarvi verso un punto di unione. Scusate. Perché il fatto che ci sia il giudizio al contrario è come se il risveglio fosse lì lì, ma aveste bisogno di una sorta di imbeccata, di input, di aiuto, di spintarella. Perché comunque la sacerdotessa ce l'avete, quindi in qualche modo ci state girando intorno, però avendo la mente confusa, quando c'è il punto qui è che bisogna mettere in equilibrio la mente e tecnicamente sarebbe il cuore, i due poli, no? Mente e emozioni. Però siccome qui abbiamo la sacerdotessa, abbiamo anche il papa e papessa che fanno parte del potere spirituale, io qui sento che è come se aveste bisogno di vedere le cose da un punto di vista più alto. Cioè, non perdetevi in quelli che sono i dettagli della relazione, le discussioni, guardate lo schema di comportamento più grande. Come si comporta questa persona? Come mi comporto io? Quando questa persona mi ha dato questa notizia o mi ha comunicato la sua verità? Come ho reagito io? Quali sono i pensieri che io ho fatto? Quali sono state le mie paure? E da lì fare una sorta di lavoro, perché sento come se venisse a mancare una certa quotidianità, però alla fine è come se sviluppaste la vostra flessibilità con questa persona, vi desse il potenziale di, primo, rendere tutta la situazione con questa persona vi dà come il potenziale di, uno, rendervi conto quando una persona non è coerente, cioè dice una cosa e ne fa un'altra, quello è incoerenza. La seconda cosa è appunto il tema del non farsi assorbire troppo dalla parte mentale, ma imparare ad ascoltare anche il vostro intuito, cioè se l'intuito dice una cosa non facciamo finta di non ascoltarlo, perché poi quando succede il patatrack ci diciamo, ma io lo sapevo
ma io me lo sentivo. Ecco, quella roba lì è l'intuito e bisogna dargli retta. Di solito non sbaglia mai. E poi ho anche questa sensazione che potrebbe veramente iniziare un qualche tipo di percorso di risveglio per voi, proprio per praticare la flessibilità, il non attaccamento, il potere personale. Sapete, ho come la sensazione che questo tema vi insegnerà a sentirvi a casa ovunque voi siate. È come se vi insegnasse ad essere a casa con voi stessi, cioè dove vi sentite protetti, dove mettete le vostre barriere, quali sono i vostri limiti, dov'è il punto dove dite basta. E in questo senso, siccome c'è tanta confusione mentale, tanti dubbi, questo Papa potrebbe venirvi bene appunto per aiutarvi a delimitare qual è il confine tra sono io oppure è proprio così. Che interessante. Diciamo che la persona vi può far risvegliare, se vogliamo, su quelle che sono le dinamiche di comportamento, le discrepanze a livello di comportamento e pensiero, di quello che uno dice e quello che uno realmente fa. Ed è come se questa persona, la relazione che avete con questa persona, fosse ai fini di farvi risvegliare l'intuito. Ragazzi, qua abbiamo una sacerdotessa, ok? La sacerdotessa è colei che vede al di là, sa quali sono le cose nascoste, vede attraverso il velo. È anche una di quelle carte che mi parla di studi esoterici. Quindi non vi nego, qui avete anche il mago. E questo percorso, questo intoppo di percorso, meglio detto, perché con questo 5 di pentacoli effettivamente potrebbe esserci una perdita, una delusione, qualche cosa che non fa piacere, però è come se questo momento o movimento vi desse la possibilità di risvegliarvi in quanto sacerdoti o sacerdotesse. È una bellissima lettura, ragazzi, come se questa notizia vi desse modo di iniziare un percorso trasformativo. Andiamo a vedere, ok, qualche oracolo. Sensibilità e forza. E anche qui sento un po' la carta della temperanza, no? Qui abbiamo un'incudine che potrebbe rappresentare la materia che è associata alla mente, mentre qui abbiamo una piuma che può rappresentare la parte emotiva che rappresenta il cuore o l'anima, se vogliamo. Quindi il corpo è la parte astratta piuttosto che ehm, la mente. Adesso detta così so che è difficile da capire, però se per caso voleste abbonarvi al canale io di ehm, questi concetti li spiego in modo molto approfondito. Comunque si tratta di trovare un equilibrio tra la mente e il cuore, tra quello che dice la parte razionale e la parte empatica. E poi abbiamo, wow, carta numero 41. Questa carta vi dice che avete dei talenti innati e che ci sono come delle persone intorno a voi. Qui abbiamo la carta della temperanza che viene rappresentata con le ali di un angelo, come se ci fossero delle forze divine effettivamente che vi accompagnano. Qui abbiamo anche la carta del giudizio. E vi dicono che o potreste incontrare dei maestri o potreste trasformarvi voi in dei maestri. È una bellissima carta. Ok, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo, una meditazione di Findorn, che io adoro particolarmente. Sono messaggi canalizzati da Dio, però se non credete in Dio potete comunque sostituire questa parola con universo, madre terra, con quello che più vi aggrada. Ok, vediamo un po'. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii ne cosciente in ogni istante
e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te. Ora. Bellissimo messaggio, amici del primo gruppo. Spero che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti potete contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto anche le credenze limitanti. Chiaramente non è come il lavoro fatto tu per tu, è un lavoro un po' più generale, però anche lì c'è del buon materiale perché iniziate a lavorare. Inoltre, nella sezione degli abbonati tratto anche temi di esoterismo, metafisica, metamedicina, quindi se siete streghe o stregoni in via di risveglio, vi consiglio caldamente di conoscere quel materiale. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo nero. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura, oppure le letture karmiche divise segno per segno che potete trovare, mi pare di ricordare, sia nella playlist dell'oroscopo mensile che anche nella playlist delle letture temporali. Comunque date un'occhiata alle playlist. Se poi mi volete contattare per una consulenza personalizzata trovate la mia mail sotto nella descrizione, e sempre in descrizione c'è anche il link per i 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere anche per voi che tipo di legame karmico, qual è la funzione, diciamo, di questo legame nella vostra vita. Wow! Partiamo con un cavaliere di coppe e un re di coppe. Regina di bastoni, 2 di pentacoli, 5 di pentacoli e 4 di coppe. Qui c'è qualche tema con il lasciarsi andare, io credo. Affidarsi all'altro. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di coppe. Regina di bastoni, che avete già qui. E 4 di pentacoli. Di solito quando c'è un cavaliere di coppe si parla di un'offerta del cuore, un'offerta fatta in modo onesto, sincero, e di solito sono quelle offerte di un certo spessore, mettiamola così, no? Andiamo a vedere il re. 2 di pentacoli che avete già qui e carro. È come se ci fosse una scelta da dover fare, o magari per qualcuno è già stata fatta. Andiamo a vedere un attimo la regina di bastoni. Otto di bastoni, 3 di spade e sole. Datemi una carta per il 3. Amanti. Dunque ragazzi, io ho la sensazione, sì, quello che dicevo prima, è come se faceste fatica ad affidarvi a una persona o comunque a lasciarvi andare all'interno di una situazione. Credo che tutta questa conoscenza arrivi proprio per sciogliervi un pochettino, per far sì che possiate aprirvi all'amore, che possiate aprirvi al mondo, che possiate lasciare indietro questo 3 di spade che è una sofferenza legata
può essere anche all'amor proprio, al fatto che qualcuno magari non si sia voluto troppo bene nel passato, o può anche essere una sofferenza legata a un ex, a una vecchia relazione, mettiamola così. Datemi una carta anche per il sole. Sì, credo che qualcuno qui abbia proprio il bambino interiore ferito. Mm. Sento che questa persona è qui, cioè avete incontrato questa persona proprio perché è il momento giusto di sciogliervi, di lenire il cuore, di togliere tutto quel dolore, di lasciare andare. Cioè, è come se fosse arrivato il vostro momento per essere coccolati come si deve. Il punto è che siete chiusi. Probabilmente la sofferenza è ancora attiva. Io quando c'è il tre di spade di solito dico che è una ferita ancora aperta. E in questo senso con questa persona si può instaurare una comunicazione, un dialogo veramente, ehm, come si dice in italiano? Guaritore. Non mi veniva. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli perché è una carta che si ripete. Guardate, sento come se la persona vi alleggerisse i momenti nel quotidiano, vi aiutasse a star più leggeri, vi aiutasse a rifiorire. 5 di pentacoli che avete già qui e 6 di bastoni. È come se questa persona fosse in grado di farvi vedere i pro e i contro di una situazione, del vostro carattere, piuttosto che della relazione, piuttosto che dell'attitudine che avete. È interessante perché il 2 di pentacoli sono sempre due forze che si cerca di mantenere in equilibrio. Siccome qui abbiamo una carta di delusione, due volte tra l'altro, ed è anche una carta di dipendenza, qui avete 4 di pentacoli e 5 di pentacoli, come se ci fosse un attaccamento a un ideale, a una zona di comfort. Per qualcuno può anche essere una casa, una zona residenziale, però è anche vero che qui abbiamo 6 di bastoni e che quindi c'è come un riconoscimento. Credo che il parlare, il frequentare questa persona, l'aprirsi con questa persona vi può aiutare molto per lavorare quello che è da un lato la vostra sensazione di carenza col 5 di pentacoli, che può essere carenza economica, carenza caratteriale del tipo non sono in grado, carenza d'amore per se stessi, quindi carenza d'amor proprio, tipo non sono in grado, il mio destino è questo, queste frasi fataliste che non portano da nessuna parte perché il destino lo scegliamo noi giorno dopo giorno con le nostre scelte ed è come se ci fosse questa ambivalenza dentro di voi dove da un lato sapete che avete il potere della regina di bastoni, di gestire, di dominare, di arrangiarvi, è come se foste perfettamente in grado di badare voi stessi, però dall'altro lato c'è come questo vuoto, mi viene da dire, che ha bisogno di essere colmato e il solo fatto di conoscere questa persona, di aprirsi, di parlarsi, di fare esperienze con questa persona vi può guarire questa zona di carenza. Non necessariamente è l'altro o l'altra che vi aiuta a lavorare, ma sarà come un lavoro indiretto. Cioè non è che la persona viene e vi dice dimmi quali sono le tue carenze e ti insegno come elaborarle. No, vedendo, o meglio, ascoltando, come si dice, frequentando questa persona, è come se riusciste a vedere certi lati di voi stessi che prima non vedevate. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Regina di coppe, qui avete il re. Sì, ragazzi, io sento che avete bisogno come di innalzare l'energia. Parlo proprio a livello di chakra, eh. È come se aveste, ecco infatti, è come se aveste bisogno di amare di più voi stessi o voi stesse, di capire effettivamente
di guardare in faccia quelle che potrebbero essere le paure, le carenze, le delusioni. Di solito quando c'è il 5 di pentacoli, voi ce l'avete 2 volte, potrebbe essere una ferita da rifiuto o una ferita d'abbandono non elaborate e che risalgono all'infanzia. E qui tutto mi dice che questa relazione vi aiuterà a essere molto più indipendenti, molto più autonomi, vi rinforzerà il carattere, ma non è una di quelle relazioni brutte, perché quando parliamo di legame karmico di solito si identifica qualche cosa di tossico, però no, non è così, ok? Il karma è energia semplicemente, quindi sento che sarete accompagnati nella luce da questa persona. È vero che il passaggio non sarà poi del tutto semplice per voi, nel senso il lavoro interno potrebbe effettivamente richiedere degli sforzi, ma non sarà una relazione traumatica, anzi vi porterà verso mete più alte, verso una maggiore indipendenza. È come se vi insegnasse questa persona ad amarvi di più. Già solo per il fatto di esserci, già solo per il fatto di ascoltarvi, già solo per il fatto di tendere le mani verso di voi. È come se vi desse una nuova speranza. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Giudizio. Giudizio, 3 di pentacoli, 6 di coppe e temperanza. E che, ragazzi, è come se non vi rendeste ancora effettivamente conto del potenziale che ha questa relazione per voi. Vi dico, avete la temperanza qua a fine lettura, sento che è proprio la possibilità di guarire quello che è il cuore con la mente. Diciamo che voi avete più un tema con il cuore, è come se aveste mandato così tanto in fondo le vostre ferite da sottovalutarle, da... come vi posso spiegare? È come quando finiscono delle briciole in qualche ingranaggio in fondo e si sa che sono finite lì, ma non si ha voglia di andare a scavare, quindi si lasciano lì. Alla lunga l'ingranaggio potrebbe danneggiarsi, rallentare, rompersi. E qui è la possibilità che avete, ragazzi, di rendervi conto di queste ferite che in un certo senso sento che a qualcuno dominano. Quando noi abbiamo una ferita da rifiuto o una ferita d'abbandono, sono diverse ma simili, perché sono comunque due ferite dove noi ci sentiamo esclusi, ci sentiamo messi da parte. Certe volte si tende a, per paura ad essere abbandonati, fare tutto quello che l'altro vuole, ok? Anche se va contro la nostra vera volontà. Vi faccio un esempio, io questa sera ho voglia di stare a casa in pantofole davanti alla televisione con i miei popcorn e invece il partner ha voglia di uscire, ha magari anche già prenotato una cena con gli amici e quindi per paura che il partner si arrabbi, che si rompano gli equilibri, per paura magari che, non lo so, venga fuori qualche bisticcio prepotente dove c'è la possibilità che l'altro se ne vada, vado contro me stessa, contro la mia volontà e mi obbligo a farlo contento, a far contenta questa persona, perché ho paura di perderla. Diversamente, se non avessi questa paura attivata, questa ferita ancora attiva, magari mi sentirei più libera di dire no, guarda, stasera non me la sento, vai pure tu, ci vediamo quando torni. E se l'altro si arrabbia, è pazienza. Cioè, non si può sempre soddisfare le aspettative degli altri. Io lo dico spesso, quando qualcuno ha un'aspettativa, sta a chi ha l'aspettativa a soddisfarla. Ok? È come, guardate, io mi chiedo, di chi è il bisogno? È mio o dell'altra persona? Dell'altro. Perfetto. Se ho piacere, lo faccio come un atto d'amore, ma nel momento in cui mi scoccia, mi dà fastidio, non c'ho voglia, non c'ho tempo o devo fare un sacrificio, devo avere il potere di sentirmi libera di dire no. Ok? E sento che con questa persona c'è proprio il potenziale di elaborare questo tipo di tranquillità interna. È come vedere in faccia, è come tirar fuori tutto quello che fino ad adesso avete ricacciato dentro. Perché guardate, qui avete
Il 4 di Pentacoli è una carta di cecità. Quindi vi devo dire che se c'è questa sorta di cecità alla base, la relazione con questa persona farà sì che, devo dire anche in modo dolce, vi riporti all'equilibrio e alla guarigione di cui ci parla la temperanza. Devo dirvi che c'è anche un 6 di coppe. Può essere un'anima gemella, ragazzi. C'è il 6 di coppe, 2 volte il 2 di pentacoli, abbiamo la carta del giudizio, un 4 di bastoni, la carta degli amanti. Quindi effettivamente per qualcuno potrebbe essere un'anima gemella che vi fa crescere in luce, cioè senza grossi traumi. Quando c'è una relazione con un'anima gemella non è che non ci siano problemi, i problemi ci sono, ma è il modo in cui si risolvono che è molto più dolce. Mentre quando c'è un'anima di tipo, diciamo, con un karma negativo, le cose sono molto più difficili, si sfiora anche il tossico molte volte. Andiamo a vedere ancora un oracolo per darvi qualche indicazione in più. Carta numero 12, i 4 elementi, e parla degli spiriti elementali. Qui fa riferimento a tutto quello, diciamo che è collegato al secondo chakra, perché questi esseri vivono come all'altezza del secondo chakra. È come se vi invitassero ad accorgervi delle piccole cose intorno a voi, come se vi dicessero che ci sono effettivamente degli esseri elementali vicino a voi che vi proteggono, che vi aiutano. Andiamo a vedere, guardate, scusate se ritorno un attimo indietro, fa vedere che c'è un uccellino, no? Qui un flauto, un ognomo con, mi sembra che abbia una lanterna. È come se vi dicessero, in un certo senso, di chiedere conferma al mondo della natura, al mondo intorno a voi. Stabilite un codice di comunicazione, cioè per esempio fate una domanda a questi esseri elementali, potrebbe anche essere, visto che avete la temperanza, qualche angelo, voi fate la domanda e poi dite se la risposta è sì, entro ipotesi domani mi fai vedere, non lo so, 5 piume bianche. E voi tra oggi e domani vedete se incontrate queste 5 piume bianche. Dovete come creare un dizionario tra voi e i vostri angeli e le vostre guide. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Puoi ricevere l'insegnamento delle verità spirituali, ma soltanto se le sperimenti, se le metti in pratica e le dimostri mediante il tuo modo di vivere, esse divengono per te realtà. E sono vive, si evolvono e hanno in te la loro essenza. Devi fare il tuo lavoro, pensare autonomamente, vivere la tua vita, risolvere le cose a modo tuo, camminare con le tue gambe. Questa è la carta dell'indipendenza. Non aspettarti mai che qualcun altro lo faccia al posto tuo. Wow, che bello! È come se questa persona vi rendesse indipendenti, vi insegnasse ad essere autonomi. È una bellissima lettura, ragazzi, devo dire. Spero che vi risuoni. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, ma in modo un po' più ampio, perché giustamente non è come fare un lavoro a tu per tu, però lì ci sono anche temi di esoterismo, metafisica, metamedicina, insomma se siete streghe o stregoni in via di risveglio, quello è un materiale che si deve conoscere a mio modesto parere. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!